Ciao amici delle biciclette reclinate, questo video non sapevo se l'avrei mai fatto vedere, però secondo me è un video molto significativo che fa un po' capire come sono cambiati i tempi e come sono cambiati gli atteggiamenti di molte persone. Purtroppo devo dire che è un atteggiamento che si sta evolvendo in peggio, perché la maggior parte delle persone hanno l'atteggiamento che vedete in questo video. Il video è relativo a una mia uscita del 2018, quindi l'anno scorso in aprile, quando ero con la Reva Alta e stavo percorrendo un tratto rettilineo entrando in Borgo Manero. La strada è quella di Via Novara, è una strada un po' trafficata. La stavo facendo a 40-45 all'ora perché stavo tirando abbastanza e la bicicletta reggeva bene, avevo sulla lenticolare, stavo facendo dei test, però tutto in estrema sicurezza. In sostanza arrivo molto veloce, ho dietro una macchina, ne ho davanti un'altra. Quella davanti fa per girare a destra, mette la freccia, rallenta di molto. Quella dietro di me, che aveva un grosso SUV, non solo non mi dà lo spazio, ma mi avanza sempre più verso di me. In sostanza a un certo momento mi ha stretto, io non potevo andare davanti perché avevo l'altra macchina e a sinistra avevo questa qua che era in sorpasso, tant'è che io sostanzialmente l'avevo qua ed era talmente vicina che gli ho dato un colpo sulla portiera, così come dire: oh, ma mi hai visto? La bicicletta non è come questa, è una bicicletta ben più alta e sicuramente da dietro mi ha visto. Molto incazzato, non dico niente, urlo solamente nel momento in cui gli do il colpo, la bussata sulla portiera, vado avanti, mi piazzo davanti a 40-45 all'ora e faccio gli ultimi 300 metri tenendo questo SUV dietro, come dire: cazzo fai? La cosa bella è che allo stop, questa qui sostanzialmente davanti c'è una rotonda, si ferma sul finestrino e mi urla: chiamo i carabinieri. A che ho detto: li chiami pure. Ci siamo fermati il parcheggio dopo e io, lo sentirete nel video, gli ho chiesto che cosa intendesse, che cosa volesse. La patente ha 30 anni almeno da quanto lei. Lei mi ha stretto, non mi ha lasciato lo spazio della macchina davanti. Ma scusi, ma lei si deve vergognare. Allora io adesso li chiamo, allora quanto è 113, adesso li chiamo. Mi dica perché deve chiamarli. Perché lei mi è... Quale sarebbe la mia colpa? Perché lei, quale? Perché mi è venuto dentro, Una bici è venuto dentro una macchina? In questo video notate una cosa, che l'essere umano non viene considerato essere umano, ed è questo che mi ha fatto molto pensare. Mi ha fatto pensare perché sostanzialmente la signora mette su uno stesso livello la carrozzeria della sua macchina e la pelle di un cristiano. Segni, mi dica, me li faccia un po' vedere questi segni. Me li faccia vedere. Si vergogni, si vergogni. Superare, per cui... Come? Sì, mi veniva in mezzo al centro della strada e La signora mi ha chiuso vicino a un'altra macchina. Venite pure, fate voi. No, non c'è nulla. Mi scusi, adesso mi faccia parlare, per favore. No. Che questa... Va bene. Venga pure qua. Scusa, no, perché mi continua a parlare il ciclista, è un maleducato che non mi fa parlare, mi dica. Sì. Grazie. Facciamoli perdere il tempo a questa gente. Ma va se si può. Io devo perdere tempo così. Devo perdere tempo così per lei. Poi davanti a noi all'improvviso una macchina, all'improvviso ovviamente ha rallentato, ha messo la freccia a destra. E mi ha chiuso! Il signore si è spostato contro la mia macchina. Dovevo andare addosso alla macchina davanti? Lei doveva andare addosso alla macchina davanti, ma mi è venuto addosso, capisce? No! Poi io Lei era dietro, signora, lei era dietro! Io non ero dietro. Tant'è che io le ho preso sulla portiera, ma ha preso sulla portiera. Guardi, io non so che fare. Allora, o qui a Borgo Manero si fa una campagna. Signora, è lei col SUV il pericolo. Io ho rischiato di investirla, capisce? Io ho rischiato di... Io sono in bicicletta, signora. Lui è in bicicletta, poi si è messo in mezzo alla strada e non mi faceva passare. Ma ha quasi tirato sotto col SUV. Cosa bisogna fare? Me lo spieghi? Io non lo so. Ma- Io ho rischiato. Ha rischiato con la macchina di far cosa contro di me? Sì, la sento. Complimenti, signore. Lei dice esattamente quello che vi ho descritto io, che lei mi ha chiuso, che io non avevo spazio e che io le sono venuto addosso. In realtà è lei che mi ha stretto, ma la sostanza è la stessa, anche se gli fossi andato addosso io, semplicemente perché non avevo spazio. E questo fa capire che nella mentalità di certe persone, quando si vuole aver ragione, non importa che ci sia un essere umano, la vita, che io abbia una figlia, che io abbia una moglie, che io abbia anche una suocera che mi aspetta a casa.
è più importante la portiera della sua cara Audi, e questo deve far pensare. E per quello che non ho mai voluto pubblicare questo video, perché è un video che, se ascoltate le parole di questa signora, capite quanto sia la bassezza delle persone in questo periodo, nel quale l'automobile è l'unico mezzo di trasporto, prima di tutto, è l'unico mezzo che dà la possibilità di scaricare le proprie frustrazioni. Magari basterebbe anche una semplice corsa, ma ciò non è. È una cosa secondo me gravissima, che va ben oltre una questione semplicemente penale, perché la signora ha attentato alla mia vita e non se n'è accorta, è questo che è la cosa che è più triste. Questa situazione mi ha fatto pensare molto, mi ha fatto pensare che siamo un po' al tramonto della nostra società. Gli esseri umani si dividono in categorie, ciclisti, automobilisti, in realtà siamo tutti cristiani, o meglio siamo tutti esseri umani per chi non è credente, ma abbiamo diritto alla vita e a vivere felici. E le automobili devono essere all'ultima scala dell'importanza. Una carrozzeria di un'automobile non può essere importante quanto la pelle di una persona. La cosa brutta è che se gli fai presente queste questioni, fanno spallucce e ti dicono che tu sei un cretino ad andare in bicicletta. Questo mi dà molto fastidio. In questa stessa strada è piena di automobili, notate che sono tutte SUV. Spero che questo video non vi sia piaciuto, come non è piaciuto a me la situazione. Spero che serva magari a far pensare a una persona di quei pochi che lo guarderanno, perché non è così che ci si comporta, perché quella signora si doveva veramente vergognare, perché ha paragonato la portiera della sua macchina a un essere umano che poteva essere suo figlio, per fortuna non lo sono, che poteva essere un amico di suo figlio. E io alla fine del video poi me ne sono andato, ed è stato da quel momento lì in poi che ho detto che è inutile sprecare tempo, per quanto poi in altre situazioni, più per motivi statistica, mi sia fermato a parlare con questi esseri subumani. Per cui cerchiamo di vivere tutti in armonia, come lo è la natura. Il sole tramonta, c'è un significato per cui il sole tramonta, perché deve dare luce e calore ad altri esseri umani. Così deve essere, perché lui fa il giro. Il sole è democratico, o meglio la terra che è democratica rotando. Questo è il significato della vita. La vita deve essere armonia, la vita deve essere vivere insieme, deve essere felici, deve essere fare esercizio fisico perché ci si trova bene. Il corpo che abbiamo noi ci è stato donato, non è nostro, non possiamo trattarlo male, dobbiamo trattarlo bene, e per questo anche la mente va trattata bene. E l'unico sistema, uno dei tanti sistemi, è per esempio andare in giro in bicicletta, anche con queste biciclette da matti. E alla prossima, godiamoci questo stupendo tramonto.